Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa non è una video lettura interattiva. Questa è una piccola clip della realizzazione della quale ti ho parlato durante l'ultima live. Anzi, è in preparazione un'altra live, durante la quale risponderò in diretta alle tue domande. Oggi parliamo del tarocchio. Che cos'è il tarocchio? È un libro? È un mazzo di tarocchi? È l'incontro tra un cartomante ed il genio creativo di un artista? È questo, ma è molto, molto, molto di più anche, credimi. Il tarocchio mi venne presentato nel 2021, nel dicembre del 2021, dal suo creatore, l'artista Ramuncio Matta, che saluto. Ciao Ramuncio, ti mando un grandissimo abbraccio e spero di poter girare anche una piccola clip assieme a te, una piccola clip di presentazione. Appunto Ramuncio mi presentò il suo mazzo di tarocchi e mi disse che gli sarebbe piaciuto sapere come un cartomante avrebbe accolto questo mazzo, come ne avrebbe valutato l'impatto energetico. Non mi aveva ancora mostrato niente. In effetti io ero un po' anche titubante perché avevo anche preso un paio di cantonate dall'editoria italiana non indifferenti, ecco. Dopo pochi minuti stavamo parlando, Ramuccio fece una cosa meravigliosa, aveva delle prove di stampa del mazzo e semplicemente estrasse una carta. Io sono un praticante da molti anni ormai e so riconoscere il valore energetico di un simbolo. L'energia che mi avvolse in quel momento fu veramente forte, veramente bella, ma soprattutto anche fresca. Un'energia bellissima, rinvigorente, giovane, bella, un'energia creativa, ecco. E quindi accettai con entusiasmo di dire la mia su questa opera d'arte, perché questo non è soltanto un mazzo, è anche un'opera d'arte. Appunto un'opera d'arte concepita dal genio creativo di Ramuncio Matta, un genio creativo capace di esprimersi con una molteplicità dei linguaggi. Ramuncio è un pittore, è un musicista, ha attraversato e attraversa costantemente varie forme di espressione artistica, nelle quali peraltro è anche bravissimo. Ecco, un'altra cosa ha fatto Ramuncio durante le nostre chiacchierate, perché nel libro troverai anche un'intervista al creatore del tarocchio, e Ramuncio mi diceva che ha praticamente vissuto da sempre con l'energia del tarocco, in quanto fin da bambino conosceva persone che studiavano, leggevano i tarocchi ed ha avuto anche la possibilità di conoscere in modo molto approfondito Alejandro Jodorowsky, il quale ha letto i tarocchi più volte per lui. Quindi, insomma, Ramuncio vive il tarocco, vive l'energia del tarocco da sempre, un'energia che Ramuncio sa essere un qualcosa di vivo. Tant'è vero che i mazzi stessi sono soggetti a continue modifiche, ristampe, riletture. Guarda quanti ne vengano immessi sul mercato ogni anno. E così anche Ramuncio alla fine ha scelto di misurarsi con questo linguaggio, con questa energia. E l'ho fatto in modo estremamente creativo, per alcuni versi tornando alle origini. Devi sapere che alle origini del tarocco, penso per esempio ai mazzi dei Visconti di Modrone, oppure magari anche a quello del Mantegna, il numero di arcani non era fissato a 22. 22 è poi un canone, chiamiamolo così, che è stato preso dopo, secondo me anche per un motivo particolare, ma non ti un po' di gusto della scoperta è giusto lasciartelo. E appunto Ramuncio ha fatto la stessa cosa, ha ampliato il numero di arcani da 22 a 30, mettendo anche degli arcani molto belli, uno dei quali ne parleremo tra poco. Ma anche tornando all'essenza dei simboli, proprio in virtù del fatto che comunque Ramuncio è un eccellente conoscitore del tarocco, e rileggendoli attraverso la sua straordinaria fucina di creatività. E quindi ha creato uno strumento veramente eccellente. Ecco, mazzo forse è riduttivo, questo è uno strumento. Tra le cose più belle di questo strumento tarocchio è che Ramuncio ha lasciato una carta priva addirittura di filigrana, vediamo se te la trovo, completamente bianca. Quando gli ho chiesto perché, mi ha detto perché anche metterci la filigrana avrebbe significato dare una direzione.
Ma il tarocchio deve essere un qualcosa che viene creato e consegnato alla collettività, dice Ramuncio, perché la collettività lo rilegga certamente attraverso quelle che sono alcune indicazioni, ma soprattutto anche perché lo riscriva, lo faccia partecipe della propria visione creativa, una visione che deve essere interiore, deve venire da dentro, deve venire dalla nostra esperienza, dalla nostra gnosi personale, dalla nostra seconda vista, dal nostro modo di vedere le cose in profondità. Ramuncio dice che se non hai l'occhio, se ti manca il modo di vedere in modo approfondito, ti manca una parte del tuo cuore, ti manca il modo di comprendere, di percepire appunto il messaggio non solo dei tarocchi, ma dell'intero universo in profondità. Quindi capisci la grande versatilità di questo strumento e il grande genio creativo di Ramuncio Matta. Voglio ribadirla questa cosa perché quando ti troverai il mazzo in mano capirai la grande energia che le immagini di Ramuncio esprimono, che comunicano anche. A proposito di comunicare, c'è una storia divertente su come questo libro è stato scritto. I tempi erano molto stretti per la consegna delle bozze e quindi ho deciso di servirmi di quello che poi era il mio lavoro, ovvero qui mi era stato chiesto di commentare il mazzo canonico, quindi i 22 arcani che ben conosci, e il nuovo mazzo di Ramuncio Matta. Entrambe come esperienze, come viaggi erano molto belli, però i tempi erano stretti. Io ho sia una parte, diciamo, molto più tecnica, che è quella che poi vedi talvolta, il famoso manualettino con tutte le scritte dei significati, sia una parte molto più in prosa, ecco, diciamo così, dove c'è descritta proprio la simbologia ultima di ogni arcano. Bene, ho usato quella, rivedendola, sistemandola, e quindi quello che ne è venuto fuori è un qualcosa che dà uno sguardo completo, lo dico anche con tutta l'umiltà possibile, non perché l'ho scritto io, su quelli che sono due mazzi per certi versi molto diversi, per altri molto complementari. Appunto, quando sono andato a commentare il mazzo di Ramuncio, ho creduto di dover fare la stessa cosa, ovvero di prendere tutte le informazioni, di compararle, di una cosa di una pesantezza agghiacciante. Ma non era il modo migliore per commentare un'opera d'arte così fresca, così bella. E quindi mi sono arenato dopo pochi giorni. Allora ho fatto una cosa molto semplice, ho chiesto al mazzo, ma cosa devo fare? E mi è uscito come arcano il detto del collo, che è un arcano che Ramuncio ha aggiunto di quelli nuovi, appunto degli 8 nuovi che ha aggiunto alla serie canonica. Il detto del collo rappresenta la sapienza interiore, ma in un certo senso anche la mistica, oppure il furore bacchico addirittura. Ecco che ho capito come dovevo commentare quest'opera d'arte. Dovevo prendere ogni carta, dovevo prendere la mia campana tibetana e meditare sopra alla carta per accogliere le suggestioni, le emozioni, le energie, anche le visioni che dal mio inconscio salivano, dalla mia interiorità, mi arrivavano, appunto gli input anche visuali, con gli occhi della mente, appunto. E su quello dovevo basare il mio commento. Doveva essere un qualcosa scevro da ogni tipo di limite e aperto ad ogni tipo di input. Quando ho presentato i primi risultati a Ramuncio è rimasto entusiasta di quello che avevo scritto, così il progetto è andato avanti, il libro si è concluso, mi sembra nel marzo 2022, e poi è iniziata la fase di editing, durante la quale sono stato supportato da Francesca Cattina, che voglio ringraziare per la grande professionalità e anche la grande disponibilità, e alla fine siamo arrivati all'agognato traguardo. Un libro bellissimo che puoi trovare su tutti gli store, ma come ho cercato di farti capire, è anche un grande strumento creativo che sì, ok, ti dice va bene, arrivo nelle tue mani e ti do degli input di decifrazione, ma in realtà ti invito ad usare il tuo occhio, a creare la tua grammatica, a creare il tuo modo di scrivere o addirittura riscrivere lo stesso tarocchio. Ti concedo insomma il potere di rileggere, riscrivere, reinterpretare i simboli che
fanno parte appunto del mazzo del tarocchio, in modo che tu possa comprendere fino in fondo qual è il messaggio della carta in fase di divinazione, oppure semplicemente che tu possa vivere una grande esperienza creativa. Capisci la versatilità, la grandezza del lavoro di Ramuncio Matta. Bene, io con questo ho concluso, ho voluto darti alcuni input su cosa contiene il libro. Il libro contiene anche poi delle parole chiave orientative per divinare col mazzo del tarocchio, contiene anche 3 stese, non ho voluto proprio darne di più perché vorrei che tu, che comprerai il libro, creassi le tue stese, creassi i tuoi infiniti modi e i tuoi infiniti mondi di vedere il tarocchio. Il libro lo puoi trovare su tutti i migliori store, viene venduto insieme al mazzo dei tarocchi, lo puoi vedere qua. E prima di chiudere voglio ringraziare tutte le persone che durante questo viaggio mi hanno accompagnato, in primis Ramuncio Matta, che ho già ringraziato e che colgo l'occasione per ringraziare di nuovo, l'editore, il signor Mimmo Verducci, che ha atteso con una pazienza veramente grande la consegna delle bozze e anche il lavoro poi di editing successivo, Francesca Cattina per aver curato l'editing, Marico Rao, ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio, ti verrò a trovare presto, e Patrizia Adamoli che mi ha supportato nell'ultimo metro prima del traguardo dicendomi guarda ti do una mano con queste bozze perché vedo che sei. Patrizia, ti mando un grandissimo abbraccio, prima o poi verrò a Milano a trovarti. Bene, io ti ringrazio per aver seguito questa piccola clip, ti invito ad acquistare il tarocchio, lo puoi trovare sui migliori store oppure nelle migliori librerie e ti do appuntamento alla prossima live, alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao!